amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video ti voglio raccontare attraverso la narrazione di una borsa che andrò a recensire e a farti conoscere, di un brand emergente che appartiene a uno stilista che già abbiamo recensito su questo canale, e se mi segui ricorderai quando te lo nominerò sicuramente chi è, com'è bella la sua borsa. Voglio parlarti innanzitutto, prima di andare alla recensione vera e propria, di un problema, una piaga, motivo per cui esiste anche questo canale, esiste il mio libro e tutto il resto, ed è quello della contraffazione, un problema di cui non si parla mai e mai abbastanza. E voglio leggerti una cosa che nel libro comincio a dire e che è molto legata a questo brand, ma lo capirai dopo. Copiare per molti napoletani è stata un'esigenza, una sorta di ammortizzatore sociale, incrementato in modo esponenziale dalle forze criminali. Alla malavita napoletana infatti ci è voluto poco per fiutare l'affare e rendersi conto che quello che avevano proprio lì, sotto il naso, era un mercato floridissimo. Basso rischio, alta redditività. È per questo che hanno deciso di investire e lo hanno fatto a mani piene. La realtà, d'altra parte, era un mondo che rasentava il confine della miseria. Stiamo parlando di anni in cui la crisi, che ho raccontato nel capitolo precedente, ovviamente chi ha il libro lo sa, hanno investito il mondo delle borse in modo rovinoso. C'è gente che in poche parole, poi in questo capitolo spiego alla meno peggio, ti lascio una piccola sorpresa fra qualche mese, cui approfondisco questi argomenti. In buona sostanza, gli artigiani che erano votati o a fare al prodotto loro o a lavorare per i brand importanti di quel tempo, parliamo degli anni 80-90, anche se la contraffazione esiste da veramente un'eternità, ma insomma, tornando a quel periodo storico là, a un certo punto si vedono senza lavoro e in qualche modo devono arrabattare, e così cominciano a produrre per i fake, il pezzotto, detto così. Quindi Napoli diventa capitale del contraffatto, ma se è vera questa affermazione, non può essere non vera il fatto che Napoli è la patria del mercato del lusso, perché se siamo così bravi a fare il contraffatto, inevitabilmente siamo bravissimi a fare anche gli originali. Con questa mega premessa ti avviso che fra poco parleremo di un brand che si chiama Very Good, di una borsa molto particolare che è made in Napoli, e te lo racconto dopo la sigla. È importante che tu sappia che prima di farti vedere la borsa non vengo pagata dai brand, anche da questo brand, anzi ho comprato io la borsa, come sai, se mi segui, se non mi segui sappilo, compro io i prodotti, li testo e lo faccio per due motivi. Il primo, perché è la mia protesta alla contraffazione, il mio modo di dire alle persone che dicono che non hanno budget per comprare borse originali che è una scusa banalissima, e che c'è tanto nel mondo della moda per poter non solo accontentarsi, ma per essere davvero originali e fighi. E la seconda è perché mi piace sostenere anche attraverso i miei soldi quelli che sono progetti che reputo validi. Delle volte mi è andata bene, delle altre volte ho comprato delle fetecchie, però questo ci sta, ragazzi, quindi voglio dire, non dico nulla di nuovo da questo punto di vista, ma lo scopriremo solo vivendo normalmente, che non mi ricordo quale canzone è. Lo scopriremo solo vivendo, comunque adesso un po' paura, ma andiamo a prendere la borsa. Questa borsa qui, che in maniera molto tecnologica avevo sotto il banco, mi è arrivata in questa scatola. Prima però di parlarti, farti vedere la borsa, voglio raccontarti che cos'è il progetto Very Good. Ti apro, comincio ad aprire, e perché sulla scatola tu trovi scritto Visone. Francesco Visone è un designer molto bravo che hai sicuramente incrociato su questo canale. Ti lascio comunque il video della recensione qui su, e quindi ti invito ad andarlo a guardare appena avrai finito ovviamente questo video. Ci avrai messo mi piace, ti sarei iscritta al canale, mi avrai detto che mi vuoi bene e che mi supporti. Francesco Visone, di cui ho acquistato una borsa molto figa,
Rossa un po' di tempo fa. È un talentuoso appunto designer napoletano che si sta facendo strada, il suo brand va fortissimo, ha deciso insieme a un importante avvocato di Napoli di mettere su, insieme anche diciamo a diversi avvocati, anche perché sono stata, apro una parentesi come faccio di solito perché c'è tipo matriosche, capito? Mi si aprono le finestre, io ti apro le finestre, poi alla fine di queste finestre riprenderò il discorso che sta cominciando qui, quindi se mi dimentico qualcosa tu scrivimelo qua sotto e te lo spiego, che sicuramente mi dimentico qualcosa. Detto questo, insomma, tempo fa sono stata ad un evento a dicembre dove l'Ordine degli Avvocati di Napoli insieme all'Unione Industriali e a altri giornalisti e un po' di opinione pubblica hanno creato questo evento perché c'è la voglia di affrontare la tutela del Made in Italy anche attraverso la lotta alla contraffazione. E chi meglio dell'avvocatura, appunto una delle avvocature più importanti d'Italia, che è proprio quella napoletana, può combattere anche a livello mediatico questo tipo di reato, conoscendolo bene dal punto di vista legislativo. Dall'altro lato c'è poi ovviamente la necessità di creare qualcosa di pratico. Perché ti leggevo all'inizio la questione che la pelletteria ha rappresentato per tanti anni un ammortizzatore sociale? Perché che cosa succede? Vanno nelle fabbriche, vengono arrestati o comunque vengono denunciati i proprietari perché con gli anni è aumentata la pena per chi produce i prodotti contraffatti, motivo per cui da contraffazione in senso puro si è passato al parallelo a tutte le cose che ci diciamo spesso. Il fake in senso stretto, vai la Guardia di Finanza, i Carabinieri o chi che sia che fa il controllo, va nelle fabbriche, trova tutto illegale, sequestra, denuncia titolare dell'attività insieme a tutti gli operai. Ovviamente le persone che vengono incriminate di questo reato, a giusta ragione perché insomma lo prevede la legge, devono inventarsi un nuovo lavoro e la cosa più difficile è proprio quella di rientrare nel mercato del lavoro. Nasce così il progetto Very Good, che vuole prendere proprio quegli artigiani, quelle persone, quella manovalanza che era dedicata a creare prodotti contraffatti per creare prodotti artigianali made in Napoli. Lo fa attraverso il supporto del design creato appunto da Francesco Visone, attraverso la sua azienda, attraverso il supporto stilistico, logistico e tutto il resto, e attraverso poi quello che possiamo fare noi sostenendo questo tipo di progetti, perché con i nostri soldi possiamo sostenere il progetto Very Good e comprare una borsa che vedere proprio è davvero particolare e ha un'intuizione pure dal punto di vista proprio dell'utilizzo. Voglio andarti a leggere quello che ti promette, fra virgolette, o comunque che ti racconta la borsa sul sito. In linea con questa filosofia, la missione del nuovo progetto Very Good è quella di difendere il Made in Italy attraverso la realizzazione del prodotto interamente sul territorio nazionale per combattere il mercato della contraffazione e garantire agli artigiani condizioni lavorative dignitose, sottraendo manodopera allo sfruttamento. Quello del falso è un mercato illecito che rappresenta una vera e propria piaga globale e che capitalizza quasi 550 miliardi di euro nel mondo, di cui quasi 90 solo in Italia, provocando fra l'altro ingenti danni all'ambiente e alla salute. Insomma, come già ti avevo anticipato, ampiamente spiegato, dietro la contraffazione c'è tanto sfruttamento poco raccontato ed è importante che si cominci anche a riutilizzare non solo i materiali ma anche le persone che purtroppo vengono poi emarginate in certi casi, poi in certi altri vabbè, vorrei evitare che mi buttassero a terra il canale insomma, in certi casi vengono emarginate ed è utile che persone per bene come Francesco e come i suoi soci diano una mano, ma lo dobbiamo fare tutti quanti, a chi si è trovato in fasi della vita a fare scelte non proprio eticamente condivisibili e legalmente condivisibili. Andiamoci a guardare la borsa, perché così ti faccio capire anche come è stato strutturato il progetto dal punto di vista della pelletteria. La borsa è questo secchiello meraviglioso che puoi trovare sul sito con diverse varianti di colore interno, perché la particolarità proprio di questo prodotto è che è stato studiato questa sacca in diverse colorazioni in modo da poter variare
il complesso della borsa, perché ovviamente se io ci metto la sacca verde, beige o di altri viola, lilla, c'è sul sito nero su nero, però non mi piaceva perché sennò era troppo pesante. Insomma, questo molto ape maia mi interessava. Tipo l'ape maia, io ho quest'animo molto fanciullesco, nonostante i miei quasi 40 anni, e quindi ogni tanto faccio questi collegamenti alla mia infanzia, che è tipico delle persone che stanno facendo anziane, di collegare, perdersi nei periodi, capito? Quindi collego parti della mia età. L'ho pagata 200 euro e 15 euro di spedizione. Devo essere sincera, dal punto di vista proprio della comunicazione, sì, 15 euro cioè preferivo pagare 215 euro e spedizione gratuita, cioè perché ormai può essere presa in giro, sì, perché non lo so, a me sti costi è un po' come il coperto da parte, non è che proprio mi fanno impazzire, ma questo è un fatto mio, diciamo, di come percepisco certe cose. Detto questo, la borsa è fatta in una tot in vitello, io l'ho chiamata secchiello, vabbè, però molto più figo, tot in vitello, ed è questo è un vitello pieno fiore. All'interno la sacca è fatta di una bella nappa morbida. Andiamola a guardare un attimino nei dettagli. Sto cominciando a toccare, se gratta te la faccio guardare per intero anche a te in maniera sottostante. Comincio a svuotarla da questo punto di vista. Apprezzo moltissimo anche le carte ordinate. La sacca all'interno, che possiamo tranquillamente anche estrarre, così ti faccio vedere perfettamente tutto, è vuota, è una sacca fatta appunto di nappa molto semplice, e questo può essere intercambiata con altri colori che appunto trovi sul sito. All'interno ti faccio vedere, c'è il timbro a fuoco, tono su tono, Very Good, che è scritto Be Good, che ricorda anche Visone, eccetera eccetera. Ovviamente made in Italy. Per le cuciture, quelle poche che ci sono, l'unica cosa che mi sento di far notare è che c'è questo punto un po' bruttino, ma niente di però per il resto, come puoi vedere, tutte le cuciture che sono fatte sul fondo, tutto il resto va più che bene. Molto bella, borsa pure innovativa dal punto di vista stilistico, che di borse ne vedo diverse, e se mi segui sai che su questo canale c'è proprio insomma una parte del canale dedicata alle recensioni di borse. Siamo arrivati a oltre a 100 borse, motivo per cui a breve avrai una sorpresa su quelle che saranno le sorti anche di queste borse, perché non sempre riesco a provarle tutte quante. Passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 4. Per la tintura il mio voto è 4,5. Per le rifiniture il mio voto è 3,5. Piccolo dettaglio, ma solo perché purtroppo secondo me la pelle in questo caso cederà un altro po', ma sono convinta che poi, amalgamandosi tutti insieme, questa cosa possa diventare come sempre un pregio e non un difetto. Le rifiniture 3,5 per la questione, insomma, del piccolo punto soprattutto. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 5. Per la valutazione utilità, poiché la sacca è notevolmente grande e penso ci vada anche il computer, poi ti farò sapere con il mio testo di utilizzo, il mio voto è 4,5. Mi mancano un po' delle taschine interne, ma ok. Per me la borsa è stra promossa. Ovviamente progetti come questo vanno sostenuti al 100%, la andrò ad utilizzare, ti dirò anche quanto può essere caricata. Non nascondo che si possono creare 1001 combinazioni, che non è cosa da poco. La cosa che mi affascina tantissimo di questa borsa è anche la leggerezza, è estremamente leggera, che non è una cosa da sottovalutare o da dare per scontato per tanti brand. Spero che questo video ti sia piaciuto, che tu possa sostenere progetti come quello di Very Good, possa essere sempre più informata sulla contraffazione. Mi raccomando, compra sempre borse originali, condividi questo video, metti un mi piace, dammi un abbraccio, un bacio, e chi lo sa, un giorno ci vediamo. Sembra stu burdello ogni volta che ci dobbiamo salutare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.